tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di intestino e acne perché i due sono così fortemente legati e vi darò tutti i miei consigli per come davvero prenderci cura di questo organo importantissimo. Uno magari pensa acne, viso, dorso, petto e l'intestino totalmente da un'altra parte. Qual è la loro correlazione? Prima di iniziare vi faccio due domande. Domanda numero 1. Quante volte andate in bagno? E sì, per andare in bagno intendo proprio quello. Domanda numero 2. Avete preso recentemente degli antibiotici? Allora, domanda numero 1. Perché vi ho chiesto quante volte andate in bagno? Scusate ragazzi, ma bisogna parlare anche di questo se si parla di intestino, perché è fondamentale. Allora, una persona che ha un intestino, una funzione intestinale bilanciata, andrà in bagno dalle 2 alle 3 volte al giorno. Questo è proprio il top. È vero che non tutti riusciamo ad andare così spesso, ma la cosa fondamentale è che riusciamo ad andare sempre almeno una volta al giorno. Questo perché l'intestino è l'organo tramite il quale il corpo cerca di espellere tutte le sostanze di cui non necessita, appunto tossine, ormoni e via dicendo. Se queste non vengono espulse tramite le feci, purtroppo il corpo cosa farà? Le riassorbirà cercando di espellerle da qualche altra parte. E indovinate che cosa utilizzerà anche? Proprio la nostra pelle, che è un organo escretore di cui il corpo si serve appunto per liberarsi delle sostanze che non utilizza. Inoltre, se non abbiamo un'ottima funzione intestinale, si può verificare quello che è conosciuto come la sindrome dell'intestino permeabile. Questo cosa significa? La membrana intestinale si spezza e appunto tutte le sostanze di cui noi non necessitiamo ritornano nel sangue, il corpo le riconosce come qualcosa di estraneo, va in shock e si innesta tutto un meccanismo che appunto poi può portare a tantissimi problemi, tra cui anche l'acne. Seconda cosa, se non abbiamo una buona funzione intestinale, ci sentiremo sempre gonfi dopo i pasti e magari alcune persone pensano di essere intolleranti ad alcuni alimenti, ad esempio intolleranti al lattosio, intolleranti al glutine. Ora non sto dicendo che tutte le intolleranze nascono da perché abbiamo una cattiva funzione intestinale, ma certe volte può capitare che una persona pensa di avere un'intolleranza e in realtà l'intolleranza non sussiste, è soltanto il caso di ribilanciare la nostra funzione intestinale. Vi ho chiesto, avete preso recentemente degli antibiotici? Questo perché sono sicurissima che questo non lo sapete e il vostro medico non ve l'ha mai detto. Allora, la flora intestinale è formata da batteri buoni e batteri cattivi. Per stare bene abbiamo bisogno di batteri buoni e batteri cattivi, ma purtroppo tantissime persone out there hanno tanto così di batteri buoni e tanto così di batteri cattivi. Quando noi prendiamo un antibiotico, la parola stessa lo dice, l'antibiotico cosa fa? Distrugge tutti i batteri, sia i buoni che i cattivi. Quindi, se noi già avevamo un intestino che non funzionava bene, se ci prendiamo anche degli antibiotici, quei pochissimi batteri buoni che avevamo verranno spazzati via. Quindi, dopo aver capito perché l'intestino è così importante, partiamo subito con i miei 10 consigli per tenerlo sempre in buona salute. Consiglio numero 1, probiotici e prebiotici. Che cosa sono i probiotici? I probiotici sono dei batteri buoni che aiuteranno appunto a ribilanciare la nostra flora intestinale qualora fosse sbilanciata. Si assumono tramite il cibo e le fonti maggiori sono avena, legumi, cipolla, aglio, banane e frutta secca, ma si assumono quando stiamo cercando di bilanciare la nostra flora intestinale. Ovviamente non possiamo pensare soltanto a cibo, ma dobbiamo ingerire un gran numero di probiotici per appunto portare tutto in equilibrio. I due probiotici più importanti da considerare sono quelli della famiglia del Bifidobacterium e Lactobacillus. I probiotici sono un supplemento che dobbiamo ben ponderare, non possiamo entrare in uno shop e prendere il primo qualunque, dobbiamo investirci un pochino di soldi perché veramente la prima cosa che ci aiuterà ed è il primo supplemento che io stessa ho comprato all'inizio delle mie ricerche. Quelli che io personalmente uso ce li ho qui con me e si chiamano Advanced Probiotics della marca Physis.
Questa è la confezione da 3 mesi e io li compro su Amazon. Si fa così? Da bravi youtuber? Prendo una capsula ogni sera prima di andare a dormire, ormai da numerosi mesi, e mi stanno aiutando veramente tanto a ribilanciare la mia flora intestinale. Prebiotici sono il cibo dei probiotici. I prebiotici li assumiamo dai cibi prevalentemente, quindi vi consiglio di integrare un pochino di cibi fermentati, quindi come tempeh, la kombucha, stando attenti agli zuccheri che ci sono nella kombucha, gli yogurt che non devono essere per forza vaccini, ma vanno benissimo anche gli yogurt di soia. Consiglio numero 2, evitiamo cibi processati, farine raffinate, zuccheri raffinati e bibite gassate. Questo perché gli zuccheri sono la principale fonte di sostentamento dei batteri cattivi. Vi siete mai resi conto quando fate un impasto, se voi ci mettete un pochino di zucchero nell'impasto, cresce a dismisura perché il lievito è appunto formato da batteri e si ciba appunto di quello zucchero per lievitare così tanto. La stessa cosa è quello che dovete pensare dei nostri batteri all'interno del corpo. Quindi via tutto ciò che è raffinato, zuccheri, eccetera. Teneteli magari nelle occasioni speciali, ma non dite di sì tutte le volte alla Kinder Brioche, alla lasagna della nonna e alla focaccia della quarantena, perché no. Consiglio numero 3, aumentare le fibre, quindi cibi integrali, legumi, frutta secca, noci e semi. Consiglio numero 4, mastichiamo il nostro cibo a lungo, sminuzziamolo, rendiamolo piccolo piccolo piccolo, così facilitiamo il compito al nostro intestino. Consiglio numero 5, potete valutare degli enzimi digestivi da prendere mezz'ora prima dei pasti che vi aiuteranno sempre nel processo di digestione. Consiglio numero 6, acqua e limone al mattino. Ragazzi, è il consiglio della nonna più vecchio del mondo, ma veramente un bicchiere d'acqua calda al mattino con mezzo succo di limone, mezzo limone spremuto, farà in modo veramente che tutto si attiverà. Consiglio numero 7, limita i liquidi vicino ai pasti. Bere molto prima dei pasti e dopo almeno mezz'ora dal pasto, perché i liquidi rallentano la digestione. Consiglio numero 8, bere più acqua e più liquidi anche in generale, non freddi, soprattutto caldi, quindi via a tè, tisane, brodi, zuppette e quant'altro. Consiglio numero 9, fate esercizio fisico, anche se non siete una persona super attiva, non dovete diventare dei maratoneti, basta anche uscire con il cane 10 minuti al giorno, soprattutto in questo periodo che non si può fare chissà che, salire le scale per una decina di volte o fare dei piccoli circuiti in casa, tenersi attivi, soprattutto se avete un lavoro che vi fa stare seduti tutto il giorno, non state fermi perché è la cosa peggiore che potete fare al vostro corpo, aiuterà il vostro intestino e anche i vostri livelli di stress. Consiglio numero 10, l'ultimo consiglio che io mi sento di darvi è una posizione. Questa posizione nello yoga si chiama Malasana ed è una sorta di low squat. Questa è personalmente una posizione che io utilizzo per far andare tutto più liscio, quando sento che insomma siamo lì ma non si riesce proprio, ecco, voi avete capito cosa intendo. E vi mettete in questa posizione, vi lascio una foto o magari io che la faccio, per 5-10 minuti vi concentrate, fate respiri lunghi e profondi e vedrete che nella maggior parte dei casi vi aiuterà. Spero veramente che questo video vi sia utile, se provate questi consigli fatemelo sapere nei commenti. Nel prossimo video parleremo di acne ormonale, quindi ragazze stay tuned perché è un argomento molto scottante che so che a tante di voi potrà interessare. Io vi mando un bacio, come sempre mettete un like, attivate la campanellina delle notifiche e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!